Emilia-Romagna, tra Bologna e Ferrara, l'acqua disegna un territorio complesso, fatto di aree umide, opere di bonifica, coltivazioni. Life Green for Blue è nato per dare nuova vita alla rete dei canali di bonifica, trasformarla in una infrastruttura verde-blu, dove l'acqua diventa alleata della natura e della biodiversità. Grazie al progetto sono stati realizzati lavori su oltre 200 km di canali, compresi in un territorio che interessa 6 comuni: Argenta, Baricella, Budrio, Medicina, Minerbio e Molinella. Un territorio fortemente segnato dall'attività dell'uomo, che include però anche una stazione del Parco del Delta del Po, le valli di Argenta e altre aree protette dove la biodiversità è tutelata e preservata. La biodiversità nel parco è elevata ed è aumentata a seguito dell'istituzione del parco. Era già in aumento in realtà a partire dagli anni in cui le zone umide hanno cominciato a essere tutelate maggiormente, quindi già dalla fine degli anni 70 si sono osservate le prime ricomparse di specie che non si vedevano più da tanto tempo. Parlo soprattutto degli uccelli. Per le altre specie alcune hanno degli andamenti altalenanti, altre hanno mostrato un'ottima risposta a una gestione sicuramente più attenta degli ambienti naturali. Il Delta del Po, nonostante la forte artificializzazione dei sistemi, che di per sé avrebbero potuto portare a una grossa perdita di biodiversità, il Delta del Po di fatto è un delta praticamente fossile. Ancora il Po trasporta acqua, ma le dinamiche naturali di un fiume e delle zone umide che genera in un delta non ci sono più, vengono mantenute artificialmente, a volte per scopi produttivi anche, che in molti casi sono comunque soddisfacenti anche per la conservazione della biodiversità. In altri luoghi l'unico obiettivo fortunatamente è proprio la conservazione, e in quei posti la biodiversità è davvero straordinaria. Credo che le persone siano abbastanza consapevoli, cioè sul fatto di vivere in un territorio in cui c'è una ricchezza molto vasta di specie animali e vegetali. Sono sicura che sono consapevoli. Secondo me sono meno consapevoli di questa interazione che queste specie hanno con l'ambiente in cui vivono, e soprattutto col fatto che sia necessario preservare quell'ambiente per preservare a sua volta le specie di animali e di vegetali. Su questo secondo aspetto forse un po' la percezione è diversa. Sicuramente i cittadini sono quelli che meno in assoluto si rendono conto di quella che è la complicazione della gestione delle acque di bonifica in questo caso. Gli agricoltori la conoscono perché è pane quotidiano per loro, quindi la utilizzano soprattutto in estate, ovviamente per le irrigazioni, ma è fondamentale anche per il fluire delle acque piovane, quindi pensiamo a quanti campi ormai hanno impianti a dreni, quindi insomma per il contadino, per l'agricoltore in generale è sicuramente fondamentale. E purtroppo però non si conosce fino a fondo qual è il valore di questi canali, perché al di là di essere un mero strumento per poter far scorrere le acque e recuperarle quando è necessario, è anche un luogo fondamentale per l'habitat, quindi un ecosistema naturale che va preservato. Spesso ho visto in questi anni trattare i canali come se fossero dei puri scoli, ma in realtà lì sappiamo che ci sono tantissimi animali, quindi una fauna ricchissima. Io vivo con un canale in giardino da quando sono nata, quindi conosco tutti gli animali che ne fanno parte, e preservarlo è fondamentale non soltanto per gli animali stessi, ma anche per noi, perché quello che prima o poi ci dovremo rendere conto è che riusciamo a coltivare bene, avere dei frutti, avere una produzione interessante soltanto se tutto il sistema in cui viviamo è ricco di biodiversità. In queste aree umide la natura è protagonista con numerose specie animali e vegetali, ma non sempre si tratta di specie amiche. 2 specie in particolare minacciano gli equilibri ecologici di questo territorio: la nutria e il gambero rosso della Louisiana. Per quanto riguarda invece le specie aliene, che bisogna ricordare sempre non sono parte della biodiversità, una specie esotica in più non è un aumento di biodiversità, è il contrario, è una perdita di biodiversità, perché gli ecosistemi sono sistemi straordinariamente complessi, equilibrati, perfezionatisi in milioni di anni, e sono per me una delle cose più affascinanti nello studio, nella conservazione della natura, è proprio la composizione di un ecosistema. Una specie esotica
che apparentemente è una specie in più, in realtà danneggia quell'equilibrio e a cascata provoca la perdita o la forte diminuzione di tantissime specie invece autoctone, che se si perdono in quel luogo ovviamente in alcuni casi si perdono per sempre, soprattutto nel caso delle specie endemiche. Le specie esotiche non sono biodiversità, purtroppo sono tante e sono tante per tanti motivi. Ne sono sempre arrivate, le prime introduzioni pare siano state fatte dai Fenici, dai Romani in Italia. Negli ultimi anni questo processo è aumentato moltissimo, un po' per la nostra stupidità intrinseca come specie, in certi casi le specie sono state portate apposta. Il territorio della provincia di Ferrara è fondamentalmente costituito da oltre 4.500 km di canale e questo rende quel territorio un ambiente ideale per quella che è un piccolo animaletto, Myocastor coipus, che è la nutria, detta comunemente nutria. È un animale piccolino che si adatta molto a tutti gli ambienti che frequenta, ha anche una discreta mobilità, ma la cosa peggiore, tra virgolette, che può avere è il fatto di essere particolarmente prolifico. È un animale la cui dieta alimentare è quasi esclusivamente vegetale e questo provoca notevoli danni a livello idrogeologico ma anche ambientale. La nutria è considerata una delle 100 peggiori specie aliene invasive al mondo e una delle 10 specie con il maggiore impatto sui servizi ecosistemici. Per ridurre questo impatto esiste un piano nazionale di contenimento della sua presenza che utilizza la cattura in gabbia e l'abbattimento ad opera di figure specifiche, tra cui forze di polizia e coadiutori. Il coadiutore quindi che cos'è? Non è altro che un cacciatore che ha frequentato dei corsi specifici su specie invasive, ha superato degli esami e di conseguenza è stato abilitato istituzionalmente a ridurre le popolazioni di queste specie invasive, nella fattispecie anche la nutria. Sappiamo che il lavoro svolto dal coadiutore è un'attività molto importante perché è di pubblica utilità. Nel sociale sicuramente ha un suo valore grandissimo. Non deve essere considerato un soggetto che lavora a livello individuale perché tutta la sua attività è gestita istituzionalmente. Cosa significa? Significa che abbiamo tutta una serie di leggi e di regolamenti sia a livello nazionale che a livello regionale che provinciale che ne definiscono l'istituzione. Abbiamo dei veri e propri enti istituzionali che definiscono le linee da intraprendere ed infine abbiamo altri enti istituzionali che decidono la gestione di questi coadiutori e parliamo di polizia provinciale in questo caso. Cerchiamo di monitorare continuamente le gabbie, cerchiamo così come prevede tra l'altro l'istituzione di seguirle o di farle seguire giorno per giorno proprio anche per una salubrità di quello che è l'animale che viene catturato e in più abbiamo già un gruppo di guardie venatorie volontarie e quindi un gruppo di persone che sono state create e istituite per controllare e quindi per monitorare ed eventualmente sanzionare aspetti che vanno fuori da quelle che sono le normative. A noi la gabbia interessa perché non solo permette la cattura di animali e non sempre l'abbattimento che può avvenire, ma anche perché ci permette di monitorare tante cose. Lo possiamo fare sia con la nutria, ma lo possiamo fare anche con altre specie invasive. Per noi è fondamentale che le gabbie rimangano sul territorio e siano gestite correttamente. La situazione del controllo delle specie invasive, tra cui la nutria, è sicuramente un tema molto sensibile. Nel nostro territorio questa specie è diffusissima, quindi è anche difficile pensare realisticamente ad una eradicazione di questa specie.
perché comunque anche nel piano di controllo redatto da ISPRA noi ricadiamo in una zona D, quindi dove soprattutto si pensa al controllo demografico di questa specie piuttosto che all'eradicazione, poiché è numericamente talmente presente e questo territorio è talmente vasto che è quasi veramente impensabile eradicare la nutria. E detto questo, i piani finora attuati sotto il coordinamento della Polizia Provinciale hanno dato anche, direi, buoni risultati dopo l'introduzione della calibro 22 e l'anno scorso complessivamente sono state battuti circa 45.000 capi nella sola provincia di Ferrara, quindi parliamo di numeri molto molto importanti. Credo che il contenimento alla nutria stia comunque funzionando perché negli anni ho visto un diminuire di questi esemplari. Vero è che non potranno mai sparire, quindi non possiamo immaginarci che venga completamente annientata una specie. Dobbiamo riuscire a contenerla, a gestirla nel migliore dei modi. Quello che è stato fatto fino ad oggi è sicuramente importante rispetto al passato, non è sufficiente perché gli animali sono ancora molto presenti e purtroppo creano davvero tanti danni. Per poter salvare qualcosa negli orti bisogna recintare, bisogna comunque spendere, no, dei soldi e delle energie per evitare che questi animali entrino nelle aree produttive. Quindi c'è ancora tanto da fare, però sicuramente ciò che è stato fatto fino ad oggi è visibile agli occhi di chi vive qui e chi ha sempre avuto questi animali tra di noi. In questi anni ci sta dando un grande aiuto il lupo sulla nutria. La nutria è in forte diminuzione, in realtà, anche in ambienti dove gli interventi sono tutto sommato ridotti. Penso alla zona di maggior tutela del parco dove non facciamo interventi, in realtà per la nutria, proprio per lasciare quei luoghi tranquilli, dove però il lupo si è insediato o si sta insediando, e in quel caso la nutria in effetti mostra una forte diminuzione. Poi abbiamo un progetto che sta per cominciare per creare delle zone recintate, in modo da almeno ricostruire degli ambiti di vegetazione idrofitica laddove la nutria l'ha del tutto eliminata, perché comunque anche nella zona di Campotto l'elemento di ninfea bianca esiste e resiste, ma tutto il resto non c'è più. La nutria ha avuto un impatto fortissimo. Il lupo qui è arrivato, come in gran parte del territorio. È un lupo che in realtà ovviamente noi non vediamo, si muove di notte e ha un'alimentazione che per nostra fortuna è quasi basata interamente sulla nutria, quindi fa un bene a tutto quello che è il nostro territorio, uccidendo questa specie che purtroppo è alloctona, quindi non è nostra e sta creando grandi disagi. Il lupo per noi agricoltori in realtà non è un grande disagio, lo è per chi alleva. Quindi chi ha degli allevamenti di pollame, di bestiame, è ovvio che il lupo è da sempre considerato il personaggio cattivo di ogni favola, no? Quindi siamo cresciuti con questa idea. In realtà il lupo, se inserito correttamente all'interno di un territorio, è proprio l'animale che potrebbe aiutarci a cacciare questa specie e a diminuirne in maniera importante il numero. Ovvio è che dobbiamo essere più attenti magari in qualche nostra tecnica di allevamento, però al di là di questo il lupo è sempre esistito e non vedo perché dovrebbe essere un problema oggi. Gli attuali piani di controllo non stanno dando i risultati sperati. La nutria ha continuato a diffondersi e a riprodursi e il gambero rosso sta mettendo a rischio il gambero autoctono. Per questo è necessario sperimentare nuove tecniche non violente sulle specie aliene invasive che possano comunque ridurne il numero. È chiaro che chi ha sensibilità animaliste, tra cui la sottoscritta, questo tipo di intervento, soprattutto con lo sparo a vista, è molto cruento e sicuramente non è tra quelli che io preferisco. Il controllo con la gabbia comunque ha come esito finale il medesimo, che è l'uccisione del capo catturato, e però è anche vero che la nutria è una specie altamente infestante che mette a rischio primariamente la sicurezza idraulica dei nostri territori, che è già fragilissima per natura, e anche le colture degli agricoltori inevitabilmente. Quindi sul fatto che sia una specie che crea molti danni credo che nessuno abbia dei dubbi. Poi è vero che secondo me si deve cercare una soluzione il meno cruenta possibile per perseguire l'obiettivo che giustamente ci siamo dati. Quindi so che c'è questo tentativo di utilizzare un metodo contraccettivo per limitare le nascite, che potrebbe affiancato magari inizialmente
alla campagna di cattura e di sparo a vista, potrebbe magari dare dei risultati sorprendenti, e me lo auguro, perché insomma credo sia opportuno. Se si potesse trovare un modo per evitare che questa specie possa proliferare così tanto, perché in realtà la difficoltà è proprio questa, non tanto che l'animale esista, perché esattamente come il topo esiste, tutti gli agricoltori hanno da sempre a che fare con questo animale e lo hanno imparato a gestire. La nutria allo stesso modo, se fosse un animale che ha una produttività inferiore di esemplari, sarebbe gestibile. Purtroppo così no, perché cresce a dismisura e quindi abbatti o intrappoli qualche nutria e nel giro di qualche settimana, un mese, in realtà hai lo stesso identico problema, perché altre specie ovviamente altre famiglie si sono spostate. Quindi sì, l'abbattimento esiste ed è una delle tecniche che viene utilizzata, ma ritengo che forse quella chimica, quindi farmacologica, per ridurre la possibilità di riproduzione potrebbe essere quella ottimale. La cattura e l'abbattimento delle nutrie previsto dai regolamenti nazionali incontrano l'opposizione di chi difende i diritti degli animali. Live Green for Blue ha dovuto fronteggiare la distruzione ad opera di ignoti di moltissime gabbie per la cattura delle nutrie destinate alla sua sperimentazione con l'immunovaccino. E per la stessa ragione, anche chi è delegato dalla legge ad operare sulle nutrie con la tecnica dello sparo è oggetto di atteggiamenti ostili. Nella provincia di Ferrara abbiamo avuto casi in cui ci sono state minacce, addirittura denunce nei confronti dei coadiutori. Sono convinto però che siano stati casi molto isolati, dovuti più che altro a un'ottusità culturale da parte delle persone che hanno portato avanti queste denunce. Forse perché vedevano, almeno io ritengo che vedessero i coadiutori come degli abbattitori individuali, diciamocelo chiaramente, piuttosto che persone che svolgevano un'attività considerata come un aspetto terminale di studi e di decisioni prese da istituzioni e poi portati avanti per un miglioramento di quello che è il sistema sociale. Capisco che la sensibilità di alcuni cittadini rispetto a questo tema vada sicuramente tenuta in considerazione, e proprio alla luce di questo anche la scienza debba cercare delle soluzioni alternative meno cruente per il controllo di questa specie infestante. Quasi tutte le associazioni animaliste hanno chiaro il fatto che la specie esotica sia un problema, quello su cui si discute è il modo in cui debba essere contenuto. Poi ci sono alcune associazioni, in realtà diciamo quelle più estremiste, che non hanno nemmeno chiaro il fatto che sia un problema e dicono ormai c'è, fa parte della natura. In realtà non fa parte della natura, gliel'abbiamo messo noi, però c'è anche chi ha questa posizione. Io penso che sarebbe un sogno cercare di ricostruire gli ecosistemi così come erano. La nutria sarà impossibile da eradicare dall'Italia, il gambero rosso della Louisiana ancora meno, i granchi blu anche purtroppo la stessa cosa. Credo che il dialogo sia sempre fondamentale in qualsiasi aspetto, in qualsiasi attività che noi svolgiamo. Su questo aspetto ancora di più, perché chi ha un'ideologia così estremista, no? Perché ritiene che ogni tipo di animale è da salvare sempre e in ogni caso, ha bisogno di capire perché magari gli agricoltori hanno invece necessità di diminuire il numero di questi animali. Quindi forse dimostrare, no, con mano, quindi di fargli vedere quali sono i danni che questi animali provocano ai raccolti o provocano ai canali, perché una delle grandi problematiche è anche il fatto che scavando delle tane si creano poi delle voragini, ci sono delle frane, ci sono delle problematiche molto importanti. Quindi probabilmente metterli a confronto, farli parlare, farli confrontare potrebbe essere sì un modo per aprire gli occhi gli uni agli altri, quindi magari l'agricoltore si potrebbe avvicinare un po' di più a quello che è il mondo dell'ecologia e l'ambientalista, a capire che esiste anche l'agricoltore e senza l'agricoltore non si mangia. La gestione dei canali di bonifica è sempre stata improntata all'efficienza tecnica piuttosto che alla cura degli habitat naturali e della biodiversità che ospitano. Con il suo lavoro di ricerca, Live Green for Blue ha dimostrato che una diversa gestione dei canali con la creazione di corridoi ecologici può incrementare la biodiversità nelle aree di pianura e rinaturalizzare il territorio. Sicuramente il Parco del Delta, che è un parco fatto per isole in un territorio antropizzato, dove tra un'isola e l'altra, invece di esserci il mare, ci sono campi agricoli sterminati, ha bisogno di corridoi ecologici, non tanto per le specie di grandi dimensioni. Il lupo si muove tranquillamente anche attraverso i campi errati, così come la nutria, così come gli uccelli che volano,
però la biodiversità è fatta anche di tante piccolissime specie che sono isolate, davvero ci sono popolazioni interessanti di piccoli molluschi, di piccoli insetti legati a un biotopo ancora ben conservato, che potrebbero anche andare altrove ma non riescono, perché in mezzo per loro non c'è una cosa che si attraversa in 5 minuti, ma è una cosa che si attraversa che non si riesce proprio ad attraversare, perché dal punto di vista ecologico non hanno nemmeno la capacità di affrontare un campo arato. Ma per esempio anche tante specie di anfibi, per loro un campo arato è un campo minato, è inattraversabile. Quindi i corridoi ecologici secondo me sarebbero molto funzionali allo spostamento delle specie di piccole dimensioni. Tra l'altro non solo le specie animali, ma una cosa di cui non si parla mai nel caso dei corridoi ecologici sono le specie vegetali, che non saltano da un ambiente all'altro, ma aumentando la loro distribuzione riescono a mettere in collegamento due popolazioni separate attraverso un corridoio che permette il flusso genetico da una popolazione all'altra, cosa che altrimenti non può capitare se in mezzo c'è un terreno arato o comunque un'area invalicabile per questo flusso genetico. Quindi sicuramente è un aiuto. Live Green for Blue ha riforestato oltre 11.000 metri quadrati con piante autoctone, ha realizzato 9 stepping stones e 5 bassure umide, e su più di 200 km di canali è stato sperimentato lo sfalcio selettivo che tutela la vegetazione utile e limita quella infestante. Ma ad una diversa gestione dei canali possono contribuire anche le scelte di altri soggetti del territorio. Noi abbiamo degli strumenti, quello principale che mi viene in mente è il PUG, il piano urbanistico generale dell'Unione Valli Edilizie, di cui Ostellato fa parte, che va di pari passo con il PAESC, che è l'altro strumento sul quale poi è stato costruito anche il piano urbanistico generale. Questi due sono, fondamentali per provare a ripensare una visione che sia sostenibile del territorio e ad arrivare anche ad un uso diverso che si fa del territorio. Non voglio usare la parola sfruttamento, ma sicuramente nella nostra zona si è rischiato e si sta ancora rischiando che ci sia uno sfruttamento del territorio. E quindi questi strumenti sono fondamentali perché hanno come obiettivo quello di andare verso una maggior sostenibilità sia degli agglomerati urbani ma anche delle infrastrutture. Quindi ci impongono una serie di obiettivi che vanno in quella direzione. In particolare, per esempio, il consumo del suolo, che deve essere assolutamente ridotto per preservare quella biodiversità e quegli ecosistemi che abbiamo. E poi dicevo, va di pari passo col PAESC, che ha degli obiettivi ambiziosi, sicuramente non pienamente raggiunti, ma diciamo che rimane per noi un faro nella nebbia, e che sono quelli di andare verso le energie green, di andare verso l'idea che conviene sempre di più piantare nuovi alberi, quindi aumentare, diciamo così, la disponibilità del verde pubblico e privato, e avere tutta una serie di comportamenti e di azioni che vadano in quella direzione, a partire dal consumo responsabile delle risorse idriche, al consumo limitato di plastiche. È una riflessione che deve comunque coinvolgere anche tutte le attività produttive, a partire dall'agricoltura intensiva, all'allevamento intensivo, attività umane che hanno una forte impronta ecologica sul nostro territorio. Chiunque lavori nel settore agricolo di fatto utilizza il canale per irrigare, quindi ha necessità di accedere magari più volte l'anno, magari con degli strumenti, con i trattori, con delle pompe. Quindi siamo cresciuti con dei canali sgombri dalle erbe, proprio per questo, no? Perché si pensava di poter accedere meglio e si pensava che le acque fluissero in maniera migliore nel momento in cui non fossero ricoperti di vegetazione. In realtà poi sappiamo che ci sono stati studi che dimostrano proprio il contrario, e quindi ci sono delle piante che aiutano a consolidare le pareti, quindi le sponde dei canali, ci sono piante che rallentano il fluire delle acque anche quando ci sono alluvioni importanti, quindi bisogna sempre trovare un compromesso tra tutte le cose, e anche in questo secondo me va trovato assolutamente, però occorre formare tutti quelli che sono i miei colleghi. Il progetto ha lavorato anche su questo, creare una cultura del confronto e della consapevolezza, perché la tutela dell'ambiente richiede partecipazione, conoscenza e fiducia reciproca.
Live Green for Blue ha unito realtà molto diverse, enti pubblici, università, consorzi di bonifica, associazioni e cittadini. Una rete che continuerà anche dopo la fine ufficiale del progetto, perché l'ambiente ha bisogno di interventi gestiti in modo integrato e continuativo. Cominciano a vedersi adesso, secondo me, un po' di segnali di un interesse maggiore da parte degli operatori turistici e degli operatori economici in generale verso il parco, verso questo modello di sviluppo, verso una maggiore attenzione per la biodiversità ma anche per il paesaggio e verso le potenzialità turistiche che il parco può offrire. E sto vedendo in questi ultimi anni un maggiore interesse da parte di operatori economici anche importanti, gli operatori economici del mare che iniziano un po' a voltarsi indietro e a guardare quello che c'è alle loro spalle e quindi sì, penso che in futuro le cose possano migliorare. Adesso ancora, rispetto a altre aree protette in Europa o nel mondo che ho visitato, che conosco, il Parco del Delta secondo me è la più sottosfruttata, in senso positivo dove sfruttata, ma proprio quella meno utilizzata da parte del turismo a livello europeo, forse mondiale, perché abbiamo la fortuna da un lato di avere un turismo fortissimo verso il mare, sul balneare, in tutta l'Emilia Romagna, e quindi l'attenzione è tutta rivolta ancora lì, lo sforzo economico dell'imprenditoria è quasi tutto rivolto ancora lì. Sono pochissimi gli imprenditori che si stanno dedicando in esclusiva al Parco del Delta, almeno si contano nelle dita di una mano, sono un po' di più quelli che invece cominciano a guardare verso il Parco del Delta come un'alternativa, un aumento dell'offerta e quindi una possibile risorsa per il futuro. Adesso, attualmente, ove non ci sono più le necessità di accaparrare il cibo per il mantenimento familiare, ove gli ecosistemi devono essere tutelati, ecco che il cacciatore deve avere una nuova funzione che in pratica si manifesta con l'attività che svolge il coadiutore. Ritengo però che tutto questo possa avvenire soltanto mediante un'integrazione con le istituzioni e quindi con le scuole, con i media o altro, i quali devono far capire quanto sono cambiate le cose anche per l'ambito venatorio. Credo che la cittadinanza possa essere un grande aiuto per poter monitorare quelli che sono i corsi d'acqua, perché le persone camminano, le persone fanno passeggiate, sono interessate e curiose, però vanno motivate, quindi trovare uno strumento, un qualcosa, anche semplicemente un concorso, non lo so, qualcosa di anche simpatico e divertente che possa incentivare le persone a muoversi sul territorio e a segnalare quelle che sono le problematiche all'interno dei canali, di fatto, perché è lì che si intana la nutria. È un'azione indispensabile quella di controllare e monitorare il territorio, mi permetto di dire soprattutto di fare sensibilizzazione, cosa che stiamo cercando di fare perché, ripeto, il fattore culturale è sempre fondamentale. I canali della pianura padana, nati per drenare e irrigare, oggi diventano corridoi di vita. Infrastrutture verdi e blu che migliorano la qualità delle acque e collegano gli habitat. Non è solo un progetto ambientale, è un modo nuovo di guardare al territorio. Dalle acque di scolo ai corridoi ecologici, dalla gestione delle specie aliene alla rinascita degli habitat, Live Green for Blue lascia un segno concreto, un nuovo equilibrio tra l'uomo e la natura.